Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi parliamo di un argomento molto importante che è la nutrizione delle piante. Abbiamo pensato di realizzare due video, il primo di tipo introduttivo teorico, il secondo prettamente pratico. Partiamo subito col dire che le piante superiori sono organismi autotrofi. Le piante riescono a nutrirsi da sole col processo fotosintetico, riescono a nutrire loro e non solo, a fornire a noi alimenti e fibre di particolare interesse. Le piante superiori sono tutti organismi autotrofi, ma esistono piante parassite, ad esempio la cosiddetta cuscuta. Esistono piante emiparassite, che sono ad esempio il vischio, che con i suoi austori, delle particolari radici, penetra nei rami delle piante e fa un po' di fotosintesi, quindi non è totalmente parassita, ma assorbe la linfa dalla pianta ospite. Ci sono piante epifite, abbiamo visto diverse volte le orchidee sono classiche piante epifite, cioè si sviluppano sopra i rami delle altre piante, ma non arrecano alcun danno perché sono solo appoggiate e non assorbono assolutamente la linfa delle piante ospiti. Abbiamo parlato qualche volta di simbiosi quando abbiamo detto che i licheni sono organismi simbiontici tra alga e fungo, ma esistono altri esempi, ad esempio il corallo è il classico esempio di simbiosi tra alga e polipo. Sappiamo quanto siano importanti le barriere coralline per l'equilibrio mondiale. Poi esiste un altro tipo di simbiosi che è la micorrizza. Le piante micorrizzate sono quelle che sulle loro radici hanno lo sviluppo di alcuni particolari funghi che apportano alla pianta sostanze nutritive, ma a loro volta ricevono dei nutrienti dalla pianta ospite, quindi è un processo molto bello che alla base, diciamo, della produzione dei tartufi e anche dei funghi porcini. Le piante in natura, abbiamo detto, sono autotrofi per quanto riguarda la fotosintesi, ma a livello delle radici devono assorbire delle sostanze nutritive. Quali sono? In natura è l'humus, cioè la sostanza organica stabilizzata prodotta dalla microflora e dalla microfauna, in particolare dai lombrichi. Microflora invece abbiamo i batteri e abbiamo i funghi. Se noi però coltiviamo una pianta in vaso, questa non ha l'apporto naturale di sostanze nutritive, quindi dobbiamo fornirle noi ed ecco allora che l'uomo ha realizzato dei concimi o fertilizzanti. Non stiamo a fare una distinzione accademica esatta tra il concetto di concime e fertilizzante, per noi che siamo del bonsai ruspante va benissimo anche l'interconnessione tra i due termini. I concimi o i fertilizzanti si dividono in organici, organominerali oppure minerali. Tra i concimi organici troviamo il compost, il letame, la pollina, la cornunghia, il sangue di bue, i lupini macinati, ce ne sono tanti altri, ma questi sono quelli che si trovano più facilmente in commercio. Gli organominerali sono una via di mezzo, contengono sia sostanza organica sia sostanze minerali prelevate proprio dai concimi chimici che vediamo tra poco. Possono essere solidi o liquidi e hanno sempre una certa percentuale di sostanza organica. Ad esempio la cenere è un concime organo minerale derivato dalla combustione del legno, ecco, si può usare perché è un buon concime contenente potassio. I concimi minerali, o meglio chiamati anche concimi chimici, si possono dividere in solidi e liquidi. È molto importante quando si acquista un concime valutare il suo titolo, cioè la concentrazione degli elementi nutritivi che troviamo nel cartellino. Dopo andiamo ad analizzarne uno in particolare. Perché devo valutare la concentrazione di elementi nutritivi? Avviene un po' come nell'ambito farmacologico, esiste il principio attivo ed esistono gli eccipienti. Quello che conta è il principio attivo. Gli eccipienti sono quelli delle materie accessorie che vengono inserite nel farmaco. Anche qui, se io ho un'alta concentrazione di elementi nutritivi, ad esempio un buon concime è un 20-20-20, vuol dire che
ho comprato un prodotto che mi dà molte sostanze nutritive. Diversamente, se il titolo è molto basso, il concime può essere più scadente. Dividiamo la presenza di elementi nutritivi all'interno dei concimi in tre tipi: i macroelementi, i mesoelementi e i microelementi. Gli elementi più importanti per la nutrizione delle piante sono l'azoto, il fosforo e il potassio. I mesoelementi sono lo zolfo, il calcio e il magnesio. I microelementi sono il ferro, rame, zinco, molibdeno e boro. Manganese. I microelementi sono importanti perché fanno un po' da fattore limitante a volte. Ad esempio il ferro, se è scarso, può determinare la clorosi delle piante, cioè le piante fanno quelle foglie piuttosto gialle perché entra nel processo di sintesi della clorofilla e quindi è importante che ci sia il ferro, ma anche tutti gli altri microelementi sono importanti. Quindi quando acquistiamo un concime andiamo a vedere, preferiamo sempre quelli che contengono anche i microelementi. Riguardo a quanto concimare, con quale frequenza e con quali modalità, a questo punto possiamo passare al video successivo nel quale faremo una dimostrazione pratica. Quindi per oggi vi ringrazio e vi saluto.